Buongiorno. Buongiorno. Volevo chiederle un'informazione. Mi dica, signor Iannone. Deve venire con me. Sono curioso di sapere quanto costa questa qui. Non è in vendita? Non è in vendita? No. Ma lo sai chi sono io? Ciao a tutti ragazzi e benvenuti finalmente in questo nuovo video. Come potete vedere io sono Eddie Ianno, lui è Lucio Polini. Io sono Ivan Giussani. Come vedete siamo qui in azienda Polini perché ovviamente, come avete visto dal titolo di questo video, cominceremo con il terzo episodio dell'elaborazione del mio magico HM50. Nello scorso video, che per chi si fosse perso deve assolutamente andare a recuperare andando a cliccare nella i qui in alto a destra, se vi ricordate abbiamo cominciato Io e a Ivan fare... abbiamo. Non è vero, dai, 5 viti l'ho smontate pure io. Abbiamo cominciato a mettere le mani sul blocco, abbiamo cominciato a fare le cose principali, abbiamo aperto il blocco, lo abbiamo pulito, abbiamo cambiato l'albero motore. Frizione. Cuscinetti. Vabbè raga, non dovete farmi notare che non mi ricordo le cose. Nel video di oggi andremo quindi avanti e andremo a montare il gruppo termico. Quindi stiamo parlando di pistone, testa, cilindro, poi andremo a montare l'accensione che vi abbiamo lasciato un po' lì nell'ultimo video, il pacco lamellare ed il carburatore. Da pazzi questa cosa. Dato che i pezzi che andremo a montare quest'oggi dobbiamo andare a prenderli, ad eccezione dell'accensione che vi ho fatto vedere nell'altro episodio, Ci stiamo dirigendo nel cosiddetto reparto shopping. cioè raga, ma guardate dove mi ha portato, c'è tutto di più. Che cosa ci serve? 133100. Ah, perché c'è il numero, c'è il codice? Certo. Quindi ti lanci nel reparto 133 133 1009. Cioè, non so se avete capito, codicino, prenda pure il prodotto, Allora cosa abbiamo qui? Cilindro, pistone e testa. eventuali guarnizioni e cose di questo sì. tipo. Carburatore, sto montando un 21, quindi potremmo andare a montare un bel 24. Raga, io l'ho trovato il carburatore, ma aspetto che si metta là a cercare, perché sta andando da tutt'altra parte dell'azienda. Lucio, ma se ti dicessi che qua ci sono i carburatori 24? Ok, pezzi presi e finalmente possiamo metterci al lavoro. Allora, qua dentro abbiamo il nostro spinotto del pistone con i due Siger, il nostro cilindro 76 cc, la nostra testa, il pistoncino diametro 50. Che patatino, bello bello. Spero che tra un po' di mesi sia ancora così, sinceramente. Poi abbiamo la nostra boccola, quella che va inserita poi all'interno dello scarico. E poi abbiamo le guarnizioni. Perdonatemi l'ignoranza raga, questa cosa non l'ho mai capita. Commentate qua sotto spiegandoci cos'è questo, perché praticamente Polini fornisce un kit con questo tubicino che serve poi per chiudere eventualmente questo. Non lo so ragazzi, Curiosità. l'altra volta qualcuno ci ha fatto notare che giustamente il contralbero non era stato messo in fase e avete ragione, io sinceramente non avevo mai chiuso motori con il contralbero perché ho sempre montato alberi già bilanciati eccetera eccetera, per cui il contralbero non è mai stato montato. Polini ha provveduto a montare un attimo il blocco frizione che era già stato montato da noi precedentemente e ha messo in fase il contralbero. Per metterlo in fase bisogna semplicemente far combaciare queste. Quei 3 pallini lì. Come prima cosa andiamo ad oleare la guarnizione di base. Successivamente andiamo ad inserire il pistone con i relativi gabbiarulli, Siger e spinotto, rigorosamente tutti oleati passaggio per passaggio. Dopo aver montato il pistone andiamo ad inserire il cilindro, inseriamo le guarnizioni, montiamo la testa E poi mettiamo questo tubicino qua che dovete dirci esatto. bene a cosa serve. Tubicino magico e molto misterioso. Esatto. È uscito dall'altra parte. Dopo questo fail ragazzi dobbiamo andare a montare La cilindrazione. la cilindrazione. Ok. Vado? Fasce chiuse? Sì. Aspetta. Aspetta, fermo. Raga, siamo troppo scemi, ci deve aiutare Ivan. Vai, vai. Ok. Damn. Ovviamente il pistone raga va messo sempre con la freccia rivolta verso lo scarico. Bravo Iannone. Grazie. È normale che ci sia questo spessore? Sì 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 sì. Ok. Comunque io rimango della mia idea per cui un motore sia complicatissimo, chi l'ha creato sia un genio, ma anche che ci mette sopra le mani, perché secondo me è proprio una cosa che devi... Grazie, 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 sono il migliore, resterò il migliore. Obiettivamente non è una cosa alla portata di tutti, cioè non è che se fai esperienza poi dopo lo sai fare. Su YouTube è alla portata di tutti.
Allora adesso andiamo, no, dobbiamo semplicemente andare a mettere questo inside here. Ora andiamo a chiudere il tutto, mettiamo delle rondelle per fare un pelo di spessore in più, le relative viti, dadi. E usiamo la dinamometrica per applicare la giusta forza. Newton. Coppia di serraggio, fra. Però è giusto Newton, c'entra qualcosa. Newton metri. Newton metri. Adesso facciamo vedere Che quando fa vuol dire che più di così non va stretta. Ok. Sei stato di vitale importanza. Onestamente devo dire che dopo oggi posso anche autoassumermi in azienda come meccanico ufficiale. Adesso facciamo una pausetta a pranzo e questa volta non mi devono dire ma cosa hai capito? E poi dopo ricominciamo e andiamo a finire il lavoro. 1 hour later. Bella raga, siamo tornati in azienda. Non ho acceso il microfono. Me l'hai acceso te? L'ha acceso lui, bro. Cos'è successo, fra? Ho sentito un rumore assurdo, fra. Oh! Ah, volevi farci spaventare. E adesso possiamo continuare con il lavoro. In particolare andiamo a montare l'accensione. Attenzione ragazzi, questo video si sta trasformando in un video ASMR. Accensione polini. Adesso andiamo a montarla. Cerco di dare una mano anch'io, però mi hanno già detto che è una cosa un po' complicata. C'è un problema, ragazzi. Nessuno di voi sa montare l'accensione? No, zio, il problema è che ce ne sono 3 di sedi. Guarda quella là che è montata. Allora raga, voglio rivelarvi una cosa che è molto poco professionale. Qui abbiamo una vent che sta montando il 100, che è un test di polini. Non è ancora uscito in modo vero e proprio, se no lo monteremo anche sulla mia. E molto ignorantemente, ogni qualvolta ci sia qualcosa che non ci è troppo chiaro, andiamo a vederlo da qui. Per esempio l'accensione, dato che dicono che è particolare, io di queste cose come sapete non ne so molto, stiamo controllando da qui. Per intenderci ragazzi, questo dovrebbe essere il nostro dio, ma we don't understand that God. Visto che come si può intuire siamo in difficoltà, ci vediamo quando c'è stato qualche progresso. 2 hours later. Allora praticamente abbiamo chiamato il papà di Lucio e ci ha spiegato che la seconda sede della chiavetta, ovvero questa qua, la numero 2, è per il motore M6, per cui adesso ho messo il rotore. Praticamente andando a girare il nostro rotore, ovviamente c'è il meccanismo di BL eccetera eccetera che gira, e il pistone una volta arrivato al punto morto superiore inverte il suo senso. Ci siamo resi conto che proprio alla partenza, cioè proprio all'inizio della spiegazione, qua ci spiegava praticamente un motore che girava in senso Antiorario. cioè opposto a quello che avevamo bisogno noi, per cui noi seguivamo le istruzioni. Quando dovevamo andare a combaciare le tacche di statore e rotore non riuscivamo, per cui adesso combacia tutto, perfetto, siamo riusciti. Quindi andiamo ad unboxare il carburatore 24 che abbiamo preso prima. Prima di montare il carburatore andiamo a montare la valvola lamellare e il collettore. Forza di dono. Vedo, ce la puoi fare. Un po' di forza ci vuole. Vuoi vedere che con una mano li lo apro? Aspetta. No! È durissimo raga. E questo è il collettore. Diametro 21. Visto che abbiamo dato un compito a Lucio che era quello di prendere il collettore, ma ha preso il collettore per il carburatore 21 e intanto loro si stanno divertendo col monopattino elettrico, dobbiamo ritornare in magazzino per andare a prendere quello giusto. Dovreste vedere Ivan che è lì tutto pagato. Trovato, possiamo andare. Aiuto. Si sveglia. Andiamo ad inserire la valvola lamellare, il collettore. Ora andiamo a montare il bel carburatore. E per personalizzare ancora meglio il mio HM50, il mitico SOAT 3D che potete trovare su Instagram mi ha preparato questi magnifici prodotti stampati in 3D che potete fare personalizzati con tutte le vostre moto, tra cui il portachiavi che potete trovare su edoardoiannone.com/shop, tamponi personalizzati che andremo a montare prossimamente, recupero fluidi personalizzato. Come vedete raga, cioè questo qua è prodotto nuovissimo, bellissimo, potete personalizzare ovviamente tutto quello che volete, metterci una placca di un altro colore, metterci non so le strisce dall'Italia, tutto quello che volete veramente. E il pezzo forte, che è quello che proveremo a montare in questo momento, che è il copri carter del lato dell'accensione, Che ha anche la possibilità di rimuovere poi la parte centrale per far vedere il rotore soprattutto in movimento. Andiamo a montarlo, lo monti te, pensi di essere in grado, Fra? Monto io! Azzurro color polini. E così adesso se andiamo a smontare questa parte del copri carter possiamo vedere, come vi dicevo prima, l'accensione all'interno che funziona. Speriamo. Si spera. Mamma mia. Perfetto. Quindi ragazzi, direi che per questo terzo episodio dell'elaborazione dell'HM è tutto. Nel quarto episodio andremo a fare tante cose. Andremo finalmente probabilmente a concludere questo blocco. Noi ragazzi ci rivediamo in prossimo video. Lasciate tanti bei mi piace, iscrivetevi al mio canale nel caso in cui ancora non l'aveste fatto, seguitemi su Instagram, il mio nome è come al solito è Diglianno. Noi ci rivediamo in prossimo video e adios. Yeah.